Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i Goggles N3, visori DJI di terza generazione. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Vi ricordo che la terza generazione di prodotti DJI comprende i visori N3, i visori G3 e le VTX O4 e O4 Pro. Molto bene, a questo punto vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Per quanto riguarda questi visori, la dotazione DJI è abbastanza scarna. Abbiamo gli N3, dei manuali e una protezione per le lenti in cartoncino. I DJI N3 si presentano come dei visori box di fascia economica. Il prezzo è di 269 €, costa abbastanza contenuto per chi si vuole avvicinare all'FPV partendo subito con un sistema in digitale. Vediamo ora le specifiche di questi visori. Sebbene la conformazione della parte anteriore possa far pensare che ci sia un doppio schermo, gli N3 dispongono di un singolo pannello frontale. Questo display singolo ha dimensioni di 3.5 pollici con risoluzione 1920x1080p, la frequenza di aggiornamento massima è di 60 Hz. Il campo visivo over il FOV è di 54 gradi. Trattandosi di un singolo schermo non è richiesta la regolazione interpupillare, possiamo dire però che la parte frontale è piuttosto grande e si riescono a posizionare gli occhiali da vista in modo molto semplice. Qui possiamo notare questi fori che servono per il sistema antiappannamento delle lenti, la ventola andrà attivata tramite comando software. Passando alla spugna per il volto, questa volta DJI ne ha inclusa una di ottima qualità, realizzata con un materiale molto morbido e traspirante. Nella zona del naso notiamo queste lette in gomma che aiutano a filtrare la luce proveniente da sotto. Sulla batteria e sulla parte anteriore sono presenti queste asole per una fascia aggiuntiva, da acquistare a parte in modo da bilanciare meglio il peso. Passando alla parte frontale del visore, notiamo delle antenne pieghevoli già viste nei precedenti visori DJI. Le antenne sono fisse e non possono essere rimosse, l'unica cosa che possiamo fare è aprirle o chiuderle. Questo non è un particolare problema perché le antenne funzionano bene e quando aperte hanno l'angolazione migliore. Nella parte anteriore abbiamo lo slot per la microSD e una porta USB di tipo C. La microSD serve per registrare i DVR di volo, funzionalità assolutamente necessaria per recuperare un modello in caso di caduta. Le microSD supportate sono fino a un massimo di 512 GB, per avere le prestazioni migliori devono essere delle U3 a 2 V30. MicroSD con caratteristiche inferiori potrebbero essere troppo lente e non riuscire a registrare il volo in modo corretto. La porta USB-C ha una doppia funzione, in quanto serve sia per l'aggiornamento del visore sia per la ricarica della batteria integrata. Se vogliamo ricaricare la batteria possiamo lasciare gli N3 spenti e collegare il cavo. Il LED di accensione inizierà a lampeggiare per indicare che la batteria è in carica. La porta USB serve anche per attivare e aggiornare i visori, più avanti vedremo come fare. Sempre nella parte superiore su questo lato abbiamo un piccolo joystick per navigare all'interno dei menu. Il joystick può essere premuto per confermare e qui abbiamo anche un tasto indietro. Su questo lato abbiamo il tasto on, per accendere il visore bisogna dare prima una veloce pressione, poi una prolungata. Sul lato opposto abbiamo questi connettori per la batteria che sono fissi e non possono essere rimossi. Come per tutti i più recenti goggles DJI, anche gli N3 hanno una batteria integrata per l'alimentazione. Il sistema integra due batterie Lion da 2400 mAh, la durata dovrebbe essere intorno alle 2.7 ore con un utilizzo normale. Il comparto batteria fornisce anche un sistema di aggancio, con questa ruota infatti la fascia si stringe tenendo bloccato il visore. Eventualmente è possibile regolare la distanza anche aumentando o diminuendo la fascia laterale. Ora passiamo all'aggiornamento dei visori, ma prima è necessario attivarli, quindi vediamo subito come fare. Andiamo sul sito DJI e scarichiamo il DJI Assistant 2, vi lascio questo link in descrizione. Una volta avviato il software possiamo accendere e collegare gli N3. Perfetto, il sistema li ha riconosciuti. A questo punto procediamo con l'attivazione, prima però sarà necessario creare un account DJI, cosa semplice e veloce in quanto basta un'email e non sono richiesti altri dati. Inseriamo le nostre credenziali e ci loghiamo. A questo punto possiamo attivare i visori. Perfetto, gli N3 sono attivati.
Adesso procediamo con l'aggiornamento. Come vedete ora abbiamo la versione 01.00.0100. Quindi installiamo l'ultima versione disponibile. Molto bene, aggiornamento completato, possiamo chiudere il programma e scollegare i visori. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Gli N3 si presentano come dei visori di fascia economica che permettono di utilizzare tutte le ultime VTX DJI. Il costo è decisamente contenuto se rapportato ad altri visori in digitale o degli analogici di fascia alta. Se andiamo a considerare poi che le ultime O4 Lite costano 115 euro, possiamo vedere che con una spesa minima abbiamo accesso ad un sistema di altissimo livello. Tuttavia una grossa pecca dei DJI N3 è la spugna in gomma a piuma, troppo accentuata sulla parte che poggia nella fronte e poco sporgente sugli zigomi. Questo fa sì che il peso si scarichi tutto sul naso, causando fastidio dopo pochi minuti di utilizzo. Ovviamente la conformazione del volto non è uguale per tutte le persone e alcuni potrebbero non riscontrare alcun problema utilizzando questi N3. C'è anche da dire però che analizzando altri visori come DJI V2, la parte superiore e quella inferiore della gomma a piuma risultano più allineate. La maschera anteriore sembra essere irremovibile, tuttavia al momento nessuno ha ancora prodotto delle spugne aftermarket, né DJI né produttori di terze parti. Per chi volesse un confronto con i V2 possiamo vedere come gli N3 risultano più ingombranti, complice anche il fatto che questi dispongono di un unico pannello da 3.5 pollici. A proposito del pannello, questo risulta molto luminoso e di buona qualità, ricordiamo che la risoluzione è di 1920x1080p. Un piccolo difetto che ho riscontrato invece è che il pannello stesso sembra avere una forma concava, risultando un po' fastidioso sui lati. In conclusione posso dire che DJI ha centrato l'obiettivo di portare il digitale a costi molto competitivi, ma in particolare questi visori potrebbero risultare scomodi per alcune persone. Il mio consiglio è di provarli prima di procedere con l'acquisto, perché potreste ritrovarvi dei visori fastidiosi da usare. Nel caso comunque li troviate comodi e lo schermo concavo non vi dia fastidio, questi visori valgono decisamente quello che costano. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.